Se foste in grado di parlare direttamente con il vostro cervello, cosa vorreste dirgli? Il nostro cervello è in grado ogni giorno di registrare, elaborare e trasmettere una quantità incredibile di informazioni. Dietro ogni immagine che vediamo, a ogni odore che sentiamo, si nasconde l'attività di particolari cellule chiamate neuroni. I neuroni comunicano e interagiscono tra loro fino a creare quelle che per noi sono immagini, odori e assegnare loro un significato. Ma quale lingua parlano i neuroni? È possibile comprenderla e imparare a parlarla? Ad esempio per far vedere un'immagine che non c'è? Gli elementi base della lingua dei neuroni, le lettere del suo alfabeto, sono degli impulsi elettrici, chiamati spike o potenziali d'azione. E proprio come avviene con le lettere dell'alfabeto, questi impulsi si combinano, componendo sequenze ben precise contenenti il messaggio da trasmettere. Se pensassimo di trascrivere queste sequenze su uno spartito, dove ogni riga rappresenta un neurone e a ogni impulso corrisponde una nota, i messaggi neurali diventano delle vere e proprie melodie. Finora i ricercatori hanno studiato queste melodie mettendosi in ascolto e provando a riconoscerle. Oggi, grazie a una nuova tecnica, è possibile trasformarsi da ascoltatori a direttori d'orchestra e comporre nuove melodie da trasmettere direttamente al cervello. Questa tecnica è chiamata optogenetica e consiste nel controllare l'attività dei neuroni proiettando su di essi dei fasci luminosi. Illuminando un neurone possiamo accenderlo e fargli trasmettere un segnale, oppure spegnerlo, impedendogli di comunicare. Nel nostro studio abbiamo utilizzato l'optogenetica per dialogare con il bulbo olfattivo dei topi, una regione del cervello coinvolta nella percezione degli odori. Il bulbo olfattivo contiene delle strutture chiamate glomeruli, che si attivano in presenza di specifici composti chimici. Per ogni odore si attiva un gruppo ben preciso e distinto di glomeruli, determinato proprio dalla composizione dell'odore stesso. Anziché osservare la sequenza attivate dagli odori, noi ne abbiamo create delle nuove, che abbiamo chiamato odori artificiali, e le abbiamo trasmesse direttamente al bulbo olfattivo, senza passare dal naso. Come primo risultato abbiamo osservato che i topi sono in grado di percepire questi odori e di riconoscere un odore familiare in mezzo a tanti altri. Insomma, sono in grado di sentire un odore senza bisogno di utilizzare il naso. Ma come fa il cervello a riconoscere un odore? Utilizza tutti gli aspetti dell'attività dei glomeruli o ci sono alcune caratteristiche trascurabili e altre invece più rilevanti? Per rispondere a questa domanda siamo partiti da un odore artificiale e abbiamo iniziato a modificarlo finché gli animali non sono più stati in grado di riconoscerlo. È un po' come riprodurre una melodia familiare, inserendo qua e là degli errori fino a renderla irriconoscibile. Abbiamo osservato che non tutti gli aspetti dell'attività dei glomeruli sono ugualmente importanti. Il cervello presta più attenzione ai primi glomeruli che vengono attivati e al loro ordine, proprio come facciamo noi con la musica. Se le prime note di una canzone vengono riprodotte in maniera corretta e senza grandi stravolgimenti di ritmo, allora siamo in grado di riconoscerla. Questa ricerca ha mostrato che è possibile dialogare con il cervello e ha svelato alcuni meccanismi alla base della comunicazione tra neuroni. L'ha fatto utilizzando messaggi brevi e semplici, paragonabili alle sillabe che utilizzano i bambini quando iniziano a comunicare. Ma se domani fossimo in grado di parlare davvero con il cervello attraverso parole o intere frasi, le ricadute pratiche sarebbero davvero straordinarie. Ad esempio, sarebbe possibile ripristinare la percezione in pazienti con gli organi sensoriali danneggiati, trasmettendo gli stimoli direttamente al cervello attraverso l'utilizzo di interfacce neurali. Tuttavia, avete provato anche a pensare ai rischi che questa capacità comporta? Se usata in maniera inopportuna, le minacce per la libertà e i diritti umani sarebbero davvero serie. Proprio per questo motivo è importante già da oggi dialogare e stabilire delle norme che mantengano al centro della ricerca e del progresso l'essere umano e le sue libertà.